Benvenuti e bentornati in un nuovo episodio. Oggi cercherò il più possibile di raccontarvi quella che è stata la mia esperienza con la paralisi del sonno. Io nella mia vita l'ho avuto solamente una volta. Fatemi sapere nei commenti se voi l'avete mai vissuta, che cosa avete visto, quali sono state le vostre sensazioni, come siete riusciti ad uscirne. Io, oltre alla mia esperienza, aggiungerò anche quella di mia sorella che ne ha avute abbastanza di paralisi del sonno e in più poi vi darò alcune nozioni sul perché vengono, sul concetto esoterico, il concetto spirituale della paralisi del sonno e poi quello psicologico scientifico. E poi insieme magari discutiamo. Allora, la mia esperienza con la paralisi del sonno è accaduta qualche anno fa. Non mi ricordo bene il periodo e quindi di conseguenza non ricordo nemmeno l'anno. Credo comunque sia avvenuto dopo il Covid, quindi secondo me tra il 2021 e il 2022. Ho provato a vedere se lo avessi segnato su qualche quaderno. Non ho trovato nulla di ciò, però grazie ai ricordi di mia sorella sono riuscita poi a ricentrare a livello cronologico quando è avvenuto il mio, perché lei le ha avute prima di me. Quindi lei mi ha detto sicuramente dopo il Covid, quindi anch'io l'unica che ho avuto è stata dopo il Covid. Per me la paralisi del sonno, penso come chiunque, è stato veramente pauroso. Cioè è un'esperienza terribile che ovviamente la prima volta è scioccante per tutti, poi dopo quando ti tornano bene o male, anche se secondo mia sorella no, sai che è la paralisi del sonno e quindi hai una risposta a questo avvenimento diversa. Io ricordo soltanto che era nella fase di risveglio. Ero sveglia, mentalmente, secondo me anche con gli occhi, ma non riuscivo minimamente a muovere il corpo. Allora, io praticamente sentivo soltanto una presenza alla mia sinistra, quindi la sentivo proprio qui. Questo ricordo ce l'ho proprio vivido. Non l'ho vista, l'ho solo percepita e praticamente non riuscivo a muovermi. Ho avuto veramente tantissima paura perché proprio non riuscivo a fare niente se non a muovere gli occhi. Provavo in tutti i modi a scappare anche perché sentivo questa entità, chiamiamola così, e non ci riuscivo. Ho avuto veramente terribile, terribile. E poi, non riuscendo a muovermi, l'altra cosa che sono riuscita a fare è stato quello di aprire bocca e urlare. Un urlo che però, da quello che ho capito io, sembrava di urlare a squarciagola, veramente, che mi stessero uccidendo. In realtà nessuno ha sentito nulla, però vi giuro, io ho strillato con tutto il fiato che avevo, ma niente, nessuno è corso, niente, niente di niente. È durato un paio di minuti, perché di solito va da qualche secondo a 1 o 2 minuti massimo, il mio è stato veramente lungo, perché urlavo, me l'avrò fatto un paio di volte. L'unico modo che ho trovato per iniziare ad uscire dalla paralisi era muovere le dita delle mani. Riuscivo a muovere solo l'indice e il medio. Riuscivo a muovere solo questi due e le prime due falangi. E piano piano, il corpo si è iniziato a risvegliare. Anche muovere, per quanto possibile, perché non è come le mani, le dita dei piedi ha aiutato a portare avanti più velocemente il risveglio. È ovvio che la prima volta non sai che cosa ti sta succedendo, che cosa fare, quindi non è neanche immediato cominciare a pensare di muovere semplicemente piccole parti del corpo, appunto come le dita, perché ti viene proprio da scappare, è inevitabile, proprio è una paura atroce, io non so come descriverla, è veramente terribile come esperienza. E questo non è niente in confronto a quello che ha passato mia sorella. L'ha avute molte più volte. Lei mi ha raccontato, io ora ve ne racconto due che sono quelle più
emblematiche. Una è stata uguale alla mia, quindi non mi metto a raccontarvelo. Le altre due sono state completamente diverse e più pesanti, una poi pesantissima. Una mi ha detto che le è venuta la paralisi del sonno e praticamente... Ah, anche questo volevo dire. Io mi sono ritrovata in realtà... Lei si è ritrovata sempre in posizione supina, quindi a pancia in su. Io invece mi ricordo che ero girata sul fianco destro, però non ci metto la mano sul fuoco su questa mia cosa. Lei tutte le volte che gli è successo era a pancia in su. Tra l'altro, infatti, a livello scientifico psicologico, la paralisi del sonno avviene maggiormente stando in posizione supina, quindi a pancia in su. Lei praticamente era in posizione supina, come vi dicevo, e la prima volta che lei lo ha avuto ha sentito, percepito una persona che stesse sopra di lei, sopra il petto e la schiacciasse e non riuscisse a respirare. E lei provava in tutti i modi a togliere, come se lei avesse un sasso, una persona. Lei provava in tutti i modi a muovere le braccia per poter togliere questo peso dal petto e non ci riusciva. Anche lei ha provato a strillare, ad urlare, ma ovviamente non esce niente. E anche lì lei, il panico, diciamo, ha prolungato la situazione e il tempo della paralisi notturna e quindi ha fatto veramente fatica ad uscirne, ma è stata anche comunque, come vi ho già detto, la prima volta che lei lo aveva. La seconda volta e la terza più o meno è stata come la mia, e poi ce n'è stata un'altra che è stata poi l'ultima, che è stata la più pesante di tutte e non riusciva a muoversi. Aveva già, avendoci un'esperienza ormai decennale sulle paralisi del sonno, ha capito subito che era quella, quindi ha cercato fin dall'inizio di restare abbastanza calma, perché comunque, ripeto, peggiori solo la cosa se ti agiti, ma è normale, cioè poi quando ce l'hai la prima volta non sai quello che ti sta accadendo, però, ripeto, con la sua esperienza ha cercato di stare il più tranquilla possibile. L'unica cosa è che ha visto uscire, non ricordo se dalla bocca o dal petto, ha visto proprio uscire come un'anima nera. Lei ha visto una macchia nera, un'ombra nera che è uscita ed è volata via. E lei lì è rimasta proprio... cioè, lei lì ha avuto paura perché le altre volte non era successo, mi ha contattato subito, ha detto Dio ma che è successo? E io ho detto secondo me è stato un po' un riflesso del fatto che hai elaborato alcune cose a livello di anima, a livello di ego e che quindi quella parte simbolicamente si è staccata e se n'è andata, perché comunque entrambe in quel periodo avevamo iniziato il percorso di crescita spirituale, personale, insomma, e quindi questa cosa sicuramente ha inciso su questa visione della fuoriuscita di questa parte nera che è volata via. Quindi lei l'ha avuta veramente più forte. Non so, voi raccontatemelo nei commenti, mi raccomando, come avete vissuto la paralisi del sonno, cosa avete visto, cosa avete percepito, come vi siete risvegliati, quante volte l'avete avuta, perché sono veramente curiosa, perché poi è veramente soggettivo, cioè ci sono alcune cose che sono uguali per tutti, mentre altre, come appunto è successa a mia sorella, era ricco di altre dinamiche, altre sfaccettature, quindi mi raccomando scrivetemelo nei commenti, raccontatemi cosa a voi è successo, cosa avete visto. Quindi io poi quando è successa non sono andata troppo ad informarmi, però visto che questo argomento è nato grazie proprio a Reiki Rayo, non è un nome facilissimo quindi perdonami, però è stato lui che nei commenti del precedente video che vi lascio qui mi ha chiesto se io avessi mai avuto le paralisi del sonno e cosa ne pensavo. Ed essendo un argomento che però era un po' di anni fa, però allo stesso tempo secondo me era importante anche tirarlo fuori,
Ho seguito il suo consiglio e mi sono andata a documentare. Ho visto le varie motivazioni per cui può avvenire la paralisi del sonno e dopo lui mi ha detto anche di andare a vedere la fase REM del sonno e i sogni liminali. Sì, liminali, che però io quelli come i sogni astrali non li ho mai avuti né mai fatti, quindi quelli adesso semmai è un argomento che affronterò successivamente. Volevo partire dal mondo esoterico perché boh, è strano, nel senso che è strano, poi io strano è un po' un paradosso, però ho notato che non solo in Italia esiste questa cosa, ma anche nei paesi anglosassoni. Allora, io ho trovato nel folklore abruzzese, che poi è, dice, quei pochi articoli che ho trovato tra l'Abruzzo e le Marche, che la paralisi del sonno era dovuta al fatto che ci fosse una strega vecchia, brutta dai capelli bianchi, che si sedesse sul petto delle persone e le impedisse di respirare fino a raggiungere la morte e che per poter far sì che questa strega non venisse ad importunare le persone durante la notte si teneva una fiasca di vino in fondo al letto. Ora, se ci sono persone che mi seguono dalle Marche, dall'Abruzzo, che hanno origini abruzzesi, eccetera, se conoscete questa storia vi prego di commentare, fatemi sapere com'è realmente la storia, quello che vi hanno tramandato i vostri nonni, quello che voi conoscete, perché io ho trovato veramente pochissimo. Ho trovato il nome, che ve lo leggo perché non è facilissimo, che è Pandarfeke, scusatemi se lo dico male, aiutatemi con la pronuncia, e poi se no c'è Pantafa o Pantafica. Era questa strega che appunto si sedeva sul petto e impediva alle persone di respirare. La stessa cosa l'ho trovata nel mondo anglosassone. Anche nel mondo anglosassone, nell'antichità, si pensava che una strega la notte entrasse dentro casa e si mettesse seduta sul petto, sempre con l'idea di schiacciare e non riuscire a respirare fino al raggiungimento della morte. Nei paesi anglosassoni la strega veniva chiamata Old Hag, ovvero vecchia strega, per cui rispecchiava moltissimo la visione abruzzese, e questa paralisi del sonno una volta tantissimi anni fa veniva addirittura chiamata la sindrome della strega notturna, quindi c'era proprio una visione, un folklore dietro molto grande, quindi succedeva a tante persone questa cosa, perché comunque per darle proprio una sindrome, darle proprio un nome, c'era una storia dietro molto più articolata di quella che vi racconto oggi. Quindi mi raccomando, scrivetemi nei commenti la storia della sindrome della strega notturna del folklore abruzzese. Dato che io traduco i miei video anche in altre lingue, se seguite i video dai paesi anglosassoni o comunque qualsiasi altro paese per cui c'è una storia dietro, un folklore proprio sulla paralisi del sonno collegata alla sindrome della strega notturna, vi prego di commentarlo perché sono veramente curiosa, a me queste cose mi piacciono tantissimo, quindi per favore fatemelo sapere, non siate timidi, commentate. Quindi questa era la parte esoterica. Poi passiamo alla parte spirituale, è molto più incentrata sui sogni astrali e sui sogni liminali, perché queste due tipologie di sogni fanno fare delle evoluzioni all'anima più grandi. La paralisi del sonno tendenzialmente la vedono non vorrei banalizzare, passatemi il termine, nel senso che loro vedono semplicemente, tra virgolette, vedono che l'anima si stacca dal corpo e che quindi riesce a vedersi dall'esterno. Ora, io che ho avuto la paralisi del sonno non mi sono vista dall'esterno, anzi, potevo vedere tutto quello che mi circondava senza muovermi, ma non di sicuro dall'esterno. L'altra cosa è che, secondo il concetto spirituale barra esoterico, quel momento, proprio perché si avverte un'entità o comunque una persona che ti siede sopra, qualcuno dice proprio di vedere delle persone, una persona, un'ombra nera, quando avviene la paralisi del sonno, dice che ovviamente sono entità maligne.
per cui in quel momento è, definiamolo, il diavolo che ti blocca e che quindi fa la sua apparizione e ti fa credere appunto che ci siano delle presenze maligne. Io so sincera, nonostante tutta la mia esperienza col mondo esoterico, spirituale, eccetera, io in questo caso specifico seguo il filone psicologico, già ve lo dico, perché avendolo vissuto, avendolo visto, avendo percepito tutto quanto e ricordandomi comunque bene o male il periodo e anche in base a quello che è successo a mia sorella, maggiormente quello psicologico, i sintomi, quelli psicologici rientrano molto di più. Poi ovviamente ognuno è libero di pensarla come vuole, anzi io spero che si crei un dibattito su questo e che si amplificano anche tutte le nozioni esoteriche e spirituali, perché io veramente, vi giuro, ho trovato solo questo. Allora, come avviene la paralisi del sonno dal punto di vista psicologico? Allora, può avvenire in due casi: o nel momento di veglia, quindi tra la fase tra la veglia e il sonno, quindi quando ci si sta addormentando, si hanno delle allucinazioni da stanchezza, per cui si inizia a percepire delle presenze intorno a sé inquietanti, appunto quasi maligne, per cui si ha anche poi l'illusione di cadere dal letto improvvisamente, ed infatti uno di questi è il meccanismo che attua la mente proprio per non farci cadere dal letto. La mente si sveglia prima del corpo per impedirgli di cadere dal letto. Ecco perché tu non riesci a muovere il corpo sostanzialmente. E questa fase tra la veglia e il sonno si chiama ipnagogia. L'altra, che è quella che ho sperimentato io e mia sorella, è quella tra il risveglio, tra il sonno e il risveglio, per cui la mente si sveglia prima del corpo e quindi ti ritrovi incastrato in questa situazione per cui non riesci a muoverti e sì, comunque avverti queste presenze intorno a te. Questo invece si chiama ipnopompia, quando avviene tra la fase tra il sonno e la fase di risveglio. La possibilità maggiore di avere, a prescindere se avviene tra la veglia e il sonno o tra il sonno e il risveglio, ci sono delle caratteristiche per cui la paralisi del sonno può avvenire molto più facilmente. Ovviamente la fortissima stanchezza, uno stress emotivo molto elevato, la mancanza di ore di sonno, quindi non solo non fare le 7-8 ore di sonno in generale, ma anche andare a dormire in orari molto sfalsati, anche addirittura scambiare il giorno per la notte, quindi andare a dormire di giorno piuttosto che di notte. E soprattutto un periodo di fortissimo stress e di ansia. Ed infatti sia io che mia sorella in quel periodo vivevamo periodi molto molto grandi di stress e di ansia, lei più di me, e quindi questo perché poi ripeto, io quando è successo non mi sono andata a documentare, quindi non sapevo assolutamente che tutto quello che vi sto dicendo. Però appunto, a maggior ragione, non sapendolo e tornando indietro, rivivendo quello che vivevamo in quel periodo, tutto torna. Per questo io vi dico che lo avverto più come lo faccio più mio la parte psicologica e scientifica sulla paralisi del sonno, perché effettivamente rispecchia tutto quello che noi abbiamo vissuto in quel periodo. Non solo, un'altra cosa che porta alla paralisi del sonno è proprio la posizione supina, quindi lo stare a pancia in su, il più ovviamente correlato dalle poche ore di sonno, dal fatto che c'è un fortissimo stress, tanta ansia, si vive insomma le fasi di sonno in maniera molto alternata, casuale, quindi questo porta a ulteriore stress, più la posizione supina accentuano di più la probabilità di avere la paralisi del sonno. Quindi io ve l'ho detto, io mi sembra che ero sul fianco destro, perlomeno con il busto e non con le gambe. Ero leggermente inclinata a destra. Mia sorella invece era proprio in posizione supina tutte le volte che le è accaduto. Tant'è che appunto ha visto uscire questa anima nera, sì, scusate, ha visto uscire questa ombra nera e comunque era sdraiata a pancia in su, così come quando si è sentita
schiacciare il petto. Ah, poi l'altra cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che solitamente succede anche a persone che stanno vivendo il disturbo post-traumatico da stress. Quindi anche quello è un altro che accentua la paralisi del sonno. Ecco, tra l'altro, apro parentesi, prima ho detto che non credevo alla parte spirituale. In realtà, proprio questa fuoriuscita di quest'ombra sicuramente è stato anche sì per forte stress le poche ore di sonno, ma anche perché appunto lei, come me, stava attraversando un periodo per cui c'era una grossa elaborazione e di trasformazione interiore per quanto riguarda proprio un cambiamento, quindi c'era anche lì un forte stress e che quindi quella fuoriuscita secondo me è stato anche in parte nel suo caso un aspetto spirituale. Per me l'ego ha proprio, come vi ho detto, fatto un patatrack, cioè l'uscita è stato secondo me una parte di ego che si è arresa e ha detto sai che te dico, io me levo, ciaone. La cosa è che non si muore perché ho visto che molte persone sono letteralmente spaventate e hanno paura di morire perché appunto tu ti senti bloccato e non ti muovi. In realtà il blocco è solo ed esclusivamente articolare barra muscolare, perché in realtà il cuore è un muscolo ma comunque continua a lavorare, i polmoni funzionano, tutti gli organi vitali comunque fanno il loro lavoro, non si bloccano assolutissimamente, quindi la mente lo fa proprio per la sua sopravvivenza in quel caso e quindi non avrebbe senso che portasse al blocco degli organi interni, non avrebbe assolutamente senso, porterebbe alla sua morte e non è quello che lei punta nella nostra vita. Dura, come vi ho detto, da pochi secondi a 1-2 minuti. Io l'ho avuto penso 1-2 minuti, però raga, quando stai in lì ti sembra un'eternità. Anche mia sorella pensa che comunque sia durato almeno 1 minuto. Ed infine l'ultima cosa che appunto ho trovato è che l'unico modo per cercare di risvegliarsi è muovere le dita delle mani o dei piedi. Ovviamente per me è più facile quella delle mani, quindi piano piano riportare al risveglio del corpo proprio utilizzando le dita. Io questo non lo sapevo, però quando ero lì l'ho iniziato a fare ed effettivamente piano piano poi il corpo si risveglia, si riporta a riallineare corpo e mente. Quindi questo è tutto quello che ho trovato e quello che è stata la mia esperienza con la paralisi del sonno. Fatemi sapere se anche voi l'avete vissuta. Mi raccomando, le persone che provengono dall'Abruzzo, dalle Marche, ma da qualsiasi regione, quello che è il vostro folklore sulla paralisi del sonno, ma anche tutte le persone che mi guardano dall'estero. Se conoscete tutte le storie sulla paralisi del sonno, eccetera, eccetera, mi raccomando, scrivetela nei commenti perché sono veramente curiosa di saperle. Per oggi è tutto, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio della mia vita interiore. Ciao a tutti!